Benissimo, ben ritrovati ragazzi in questo video tutorial su Arduino. Quindi nell'altro video ci eravamo fermati al setup, quindi avevamo appena inviato la comunicazione avevamo appena connesso il nostro Arduino ad internet, impostato il pin del LED come output e cominciato la comunicazione seriale. In questo video invece andremo a vedere come identificare una richiesta di connessione, quindi come permettere a qualcosa, quindi a un computer, a un telefono, a qualsiasi altro dispositivo, di connettersi a quel server web che noi abbiamo avviato. Quindi andremo appunto a vedere se il nostro server ha ricevuto una connessione e la instaureremo. Per fare questo abbiamo bisogno di dichiarare nella loop una Ethernet client che sarà uguale a server.available. Questa server.available non fa altro che vedere se qualcosa ha provato a connettersi appunto sulla porta specificata, quindi sulla porta 80. Se c'è qualcosa quindi che ha provato a connettersi, quello che ha provato a connettersi ha inviato dei dati, quindi questa server.available ha dei dati da diciamo in sospeso, che sono in sospeso, e quindi chiamandola noi otteniamo quella cosa che ha fatto la richiesta, quindi il client. Il client non è altro che un dispositivo che richiede un servizio, mentre un server è un dispositivo che offre un servizio. Quando un client fa una richiesta a un server, invia tutta una serie di dati che sono appunto la richiesta. Quindi se c'è stato un client che si è connesso, che ha provato a connettersi a questo server, ci sono dei dati in sospeso. E chiamando questa funzione il server è in grado di fornirci chi è che ha fatto quella richiesta. E quindi quello che ha fatto la richiesta diventa un client. O meglio, è il client e quindi noi lo conteniamo in questa variabile qua. E adesso possiamo andare a fare operazioni su quell'entità che ha fatto appunto la sua richiesta. Quindi prima cosa vediamo se c'è effettivamente un client. Se c'è un client facciamo una serial.println qualcosa ha provato a connettersi. Ok? Dopodiché, no, dopodiché niente. Quindi facciamo che carichiamo tutto sul nostro Arduino. Aspettiamo un po'. Bene, apriamo il monitor seriale, non c'è niente all'inizio ovviamente, e andiamo sull'indirizzo del nostro Arduino, quindi 192.168, nel mio caso è 0.3. Qua vedete rimane in attesa di risposta, mentre sul monitor seriale viene continuamente scritto qualcosa ha provato a connettersi. Ovviamente la cosa va avanti all'infinito, perché il nostro Arduino non ha ancora accettato la connessione, o meglio, non ha ancora iniziato a leggere i dati veri e propri che sono stati mandati, e quindi non può instaurare effettivamente la connessione. Gli viene segnalato insomma che qualcosa sta provando a connettersi, ma effettivamente non si connette ancora perché diciamo che questa connessione deve essere confermata. Quindi finché noi non iniziamo a leggere i caratteri di questa connessione, non possiamo instaurarla. Non possiamo instaurarla, possiamo soltanto sapere se qualcosa sta provando a connettersi oppure no. E quindi andiamo a instaurare effettivamente questa connessione. Facciamo una una while client.connected if client.available. Benissimo. Andiamo a leggere dei dati, quindi un carattere, perché ovviamente quelli che viaggiano sono caratteri. Facciamo una char_c uguale client.read e ce la facciamo stampare sul monitor. Quindi quello che ho scritto è: se è vero che c'è un client, che c'è qualcosa che sta provando a connettersi, finché questo client continua ad inviare dati e finché soprattutto questi dati sono disponibili, li leggiamo e li scriviamo sul monitor seriale. Andiamo a ricaricare lo sketch. Aspettiamo che sia tutto carico. Perfetto, io ora apro il monitor. Ovviamente non c'è niente perché non ho ancora provato a connettermi. E quindi vado a rifare la richiesta
192.168.0.3. Vediamo che succede sul monitor seriale. Guardate un po'. Qualcosa ha provato a connettersi. Questa volta però leggiamo tutto quello tutti quelli che sono i dati in sospeso. Quindi abbiamo tutta questa bella roba che è tutto quello che noi mandiamo come richiesta quando andiamo appunto sull'indirizzo del nostro Arduino. Quindi quando proviamo a connetterci all'Arduino. Quindi come vedete adesso tutti i dati vengono letti e dopo un po' finiscono, insomma, questa qua è l'ultima riga, no? Quindi a un certo punto la nostra richiesta finisce e la connessione viene instaurata. La connessione viene instaurata, però che succede? Succede che la pagina web ancora non esiste. Quindi quando questa pagina web, quando questo scambio di dati, questi dati vengono appunto tutti letti, dobbiamo dire al nostro Arduino di creare la pagina web. Quindi come facciamo? Andiamo intanto fermiamo la pagina, torniamo nel codice e diciamo al nostro Arduino di accettare la connessione. Quindi qua dentro ci mettiamo queste tre istruzioni, che non sono altro che la risposta che deve dare il nostro Arduino per dire che la connessione viene accettata, quindi che si può stabilire una connessione di tipo HTTP. Infatti vedete, questo qui è un messaggio di OK. Tutto quanto insieme questo fa un header di una connessione appunto HTTP, quindi non è altro che la risposta che il nostro Arduino deve dare per dire sì, ok, accetto la tua connessione. Proviamo a caricare e vediamo che succede. Vi faccio notare che queste cose le scriviamo sul client, quindi come se stessimo rispondendo direttamente al client. Andiamo su Chrome e avviamo. Vedete? Questa volta il caricamento termina, però ci ritroviamo pieni di tutta questa robaccia. Questo perché, appunto, stiamo dicendo che stiamo rispondendo alla connessione, però non abbiamo creato effettivamente la pagina web. E quindi ovviamente il nostro Arduino non sa come riempire questo vuoto che c'è nella pagina web e scrive la prima cosa che gli capita tra le mani, che è il messaggio appunto di risposta. Quindi per prevenire e poi è tutta questa bella roba, dobbiamo andare a creare effettivamente la pagina web. Per crearla non dobbiamo fare altro che scrivere le istruzioni in HTML ovviamente perché è una pagina web, mano a mano, quindi come abbiamo fatto con la client println, con questi messaggi qua. Quindi andiamo a fare, me le copio così posso modificarle, ad aggiungere intanto una testa con un titolo e il titolo sarà prova. Chiudiamo il titolo e chiudiamo la testa. Dopodiché qua ci mettiamo il corpo. Body, scriviamo ciao a tutti. Body. Ora una cosa però molto importante è capire quando queste istruzioni verranno eseguite, perché tenete conto che noi siamo in un ciclo che dice finché client.connected, ovvero finché ci sono dati in sospeso. Ora se noi queste istruzioni le lasciamo così, succede che per tutti quei dati che noi stavamo ricevendo prima, viene stampata tutta questa bella roba, mentre no, dobbiamo semplicemente attendere che sia completata soltanto la riga principale di quei dati, la prima riga che è quella che fa proprio la richiesta vera e propria, e dopodiché dobbiamo dire al nostro Arduino di fermare un attimo la connessione. Quindi dopo aver scritto scriveremo la pagina web e poi fermeremo la connessione. Vi faccio vedere come. Intanto facciamo una cosa. Commentiamo questi e carichiamo ed eseguiamo. Non so perché ho chiuso la pagina. Ok, quindi andiamo sul nostro monitor seriale. Magari ops, sto facendo un sacco di cavolate. Ok, vediamo quello che appare. Quindi quello che a noi interessa effettivamente è soltanto la prima riga, che è una richiesta per ottenere una pagina
web, sì, con il protocollo HTTP. Quindi quando noi arriviamo alla fine di questa riga, possiamo anche smettere di acquisire tutto il resto, perché sono tutte cose in più. Quindi come facciamo? Andiamo qua e vediamo se la C, cioè il carattere che stiamo leggendo, è uguale alla fine riga. Attenzione a mettere gli apostrofi e non le virgolette. Se ciò è vero, rispondiamo, perché tanto sappiamo che la prima cosa che noi riceveremo, la prima riga, sarà proprio quella che a noi interessa, questa qua, che è la richiesta effettiva vera e propria. Tutte le altre sono tutte informazioni in più. Quindi andiamo a caricare. Ah, e ovviamente, scusatemi, vabbè, carichiamo così poi vi faccio vedere una cosa dopo. Mi sto caricando. Perfetto. Ora metto in pausa e faccio ripartire tutto. Vedete che comunque lui la cosa me l'ha scritta un bel po' di volte. Questo perché? Perché non abbiamo ancora detto di chiudere la connessione. Infatti la connessione ci è arrivata tipo 1, 2, 3, 4, 10 volte sarà arrivata. Quindi dobbiamo dire che una volta che abbiamo ricevuto la prima volta quella riga, il nostro client deve starsi fermo, quindi deve smettere di continuare ad inviare richieste. Infatti vedete che lui continua ad inviare richieste, anche perché il server ancora non ha chiuso la connessione dopo aver inviato la pagina web, il che non è buono. Quindi dobbiamo fare una bella client.close. In questo modo, scusatemi, non la client.close, la client.stop, penso, sì, ok. Quindi vado a ricaricare. Aspettiamo un po'. Bene. Fermo la pagina e provo a ricaricarlo nuovamente. Vedete che questa volta mi ha effettivamente scritto tutto quanto una volta sola. Il titolo è prova, come noi abbiamo specificato qua, e il corpo della pagina è ciao a tutti. Quindi come vedete, apparentemente la nostra pagina web è completa. Perché dico apparentemente? Perché effettivamente non abbiamo ancora fatto niente, cioè dobbiamo andare a programmare il pulsante e tutte queste belle cose qua. Però vi faccio notare già che siamo riusciti a creare effettivamente una pagina web con un titolo, un corpo, e a far finire per bene una richiesta tra il nostro Arduino e il nostro computer, che appunto è andato all'indirizzo che cercavamo noi, quello dell'Arduino, ok? Infatti vedete che non gira più niente, perché vuol dire che la connessione è stata poi terminata. Quindi la client.stop è necessaria per chiudere la connessione quando abbiamo risposto al nostro Arduino. Quindi ricordiamoci perché ci fermiamo con lo /n, perché è solo la prima riga della richiesta che ci arriva che è quella che ci interessa. Dopodiché noi rispondiamo dicendo che accettiamo quella richiesta, facciamo partire una pagina con un testo appunto in HTML e andiamo a scrivere un titolo per la nostra finestra e un corpo per essa, quindi a dare anche un corpo. Benissimo, a questo punto quello che ci resta da fare è implementare due pulsanti che accendano e spengano il nostro LED collegato appunto all'Arduino. Quindi come facciamo a fare questa cosa? Io direi prendiamo due belle scritte e le rendiamo dei link. Quindi facciamo una client.print ln, anche non ln, e solo che facciamo così. Allora, la client.print la mettiamo qua. Ovviamente questi due link dovranno stare nel corpo, no? Quindi facciamo un accendi e l'altro lo chiamiamo spegni. Per fare un link, ricordatevi, in HTML si fa href e poi dove vogliamo andare. Fatemi un attimo ricordare, quindi così. E qua si mette la A, se non sbaglio. Quindi qui dobbiamo dire dove vogliamo andare. Io direi di mettere una cosa tipo questa. Con scritto LED uguale
1. Quindi al clic sulla parola accendi andremo a questo indirizzo qua. Per il momento ci fermiamo qua, continuiamo nel prossimo video con il test di questa istruzione e con la continuazione. A dopo.